devo resistere, sì. E ce la fa. Sta bene comunque. Aspetta, fammi trattenere il respiro, Dario. Sì, giusto. Allora, molto bene. procediamo a un veloce lo zaino è unpackaging. figo comunque. Molto bello, sì. Bacon la mole cola, qui ci sta. Sugar free non ci sta. Terra di vino, quindi qui abbiamo bellissima. Questa la tengo lo per ricordo. Chardonnay tonico Guna. Due cataloghi. Due cataloghi. Uno dai ai tuoi amici. Uno diamo a Elis. Ecco qua, Elis. Perfetto. Quindi allora, strategia alimentare. Il prolifico per workout. Caffeina all'inizio, 2,45. Questo con gli aminoacidi e 2 d'emergenza. Allora, quello che cambia è che non ho più il copertino a 34, ma i GP 5000 da 30. Beh, allora, niente, non ho particolari dichiarazioni, quindi... Guerra di telecamere. Gente ce n'è. Un effetto stereo. Allora, siamo in tantissimi oggi. Allora, 106 km, quasi 2000 di dislivello. Che bello partire così, con questa giornata straordinaria, condividendo la passione con i vostri amici, con le vostre amiche. Tutti gasatissimi, ci siamo ragazzi, si parte. È il nostro momento di passare sotto l'arco di partenza. Vi aspettiamo qui, ovviamente per il grande finale. E troviamo subito il gruppo giusto. Questo qui bisogna non scaffare fino a... Quando si creano i primi buchi, qua selezioniamo il gruppo giusto. Siamo ancora in mezzo al gruppo, quindi andiamo di lento. Ok, dopo 5 km e mezzo iniziamo a prendere velocità. Il gruppo si è un po' staccato come aperitivi e gli altri si tornanti di bar. Allora bisogna in questi casi qua tenere la traiettoria perché siamo veramente tanti e non è il caso di chiudere la porta in faccia a nessuno, né all'esterno né all'interno. Ok, primo momento di tranquillità, iniziamo con i gel. Il primo è da 45. Ecco l'imbocco della prima salita, Guarena. Se riesco a stare nel gruppo anche qua sono contento. C'è una piccola a Porto Agile. Comunque ci sono 3 km, io ho deciso di gestirmi. Ok, siamo quasi alla fine di Guarena. Adesso stiamo andando bene. Primo quarto di gara è andato. Fra poco discesa di Magliano e poi si cambia vallata. Allora, con 5 minuti di anticipo rispetto alla tabella di marcia vado di secondo gel. Non passo ancora la caffeina, quello me lo tengo per la salita della Morra, subito dopo Signo. L'asfalto è favoloso, è stupendo, è una tavola. Siamo dietro questo gruppo, questi vanno. Eccola qui, la maledetta. Chi che fa le foto? Non qua, veramente. Allora siamo a metà gara e devo cercare di fare ancora un po' uno piccolo sforzo di prendere quel gruppo lì davanti. Prossimo gel fa circa un quarto d'ora. Dietro non ho nessuno che può aiutarmi, quindi devo cercare di farcela senza scoppiare. E qua inizia la discesa di Magliano. Quindi ho già preso il gel, via di neve dovrebbe farmi effetto, quindi ho fatto bene ad anticipare il gel. E si comincia la discesa. Un po' stretta all'inizio, poi è larga. Il gruppo è numeroso, quindi comunque un po' di attenzione bisogna farla.
Poi la strada è molto aperta, quindi comunque siamo a 40 km di gara, mai usato così tanto in vita mia l'11. Adesso dopo questa discesa un piattone fino allo strappo Pia di Neve. Paesaggio intanto, vabbè, bellissimo, non siamo ancora arrivati alle Langhe. Proprio beccata in pieno, non me ne sono accorto, cioè almeno l'ho vista, non potevo cambiare traiettoria di colpo, che ne ho due dietro e non so da che parte mi passano. Ecco, in teoria in ricognizione avevo detto che avevo preso il gel qua. L'ho anticipato di circa 5 minuti buoni. Ecco, ricordavo questa parte. Adesso qua staccatona e si entra nello stretto. Che bello avere il cambio elettronico, passare dall'11 al 19 così. Il paesaggio è favoloso. Allora, prima visto lo saltiamo, andiamo dritto al secondo, gel con aminoacidi, poi speriamo di recuperare. Adesso qua devo recuperare l'energia. La discesa questa è bella ripida, quindi direi pedalare non serve, per cui recuperiamo. Comunque tutte le volte che arrivo più o meno a metà di una qualsiasi gran fondo, prima cosa che penso, ma chi me l'ha fatto fare? Cioè quel chilometraggio che va tra il 55esimo e il 75esimo chilometro, che non passa mai, sembra di essere eternamente di martedì. Non so con che coraggio il Garmin qua mi consiglia di fare una salita a 260 watt, è follia. Di nuovo passo il gruppo. Che cavolo. Vabbè, poi lì c'è la discesa. Ok, a posto. Ah, ecco, questo è quel momento in cui io perdo il gruppo sia davanti che dietro e rimango al vento. Penultima salita. Via di Lamore, siamo al chilometro 80. Inizio a patire. Però stringiamo i denti. Adesso dopo quella curva apre un po' il paesaggio, è anche più piacevole. Io ne so più l'amore. Via Fontana devo fermarmi. Chilometro 80. Secondo me ho cucinato le pastiglie nella salita, nella discesa di Sinio. Allora, non posso fare l'amore senza acqua, quindi devo fermarmi assolutamente. Questo non c'è, ho dovuto inventarmi. Ci avviciniamo all'ultima salita. Sono con questo gruppetto, però tanto il gruppetto finale alla fine è quello dopo la salita. Sì, comincia. Ancora in modalità sopravvivenza. Questo è l'unico momento in cui secondo me bisogna vedere tutte qua. Recuperiamo quel gruppetto. Tira dritto, tanto l'acqua, caffeina l'ho già presa, via, si va. Ultimi 2 chilometri, devo resistere, sì. Schiamo il fondo delle scorte, le jelly bar con caffeina, fortuna. Ultimo ostacolo, dai. Dai che ci siamo, ultimi 500 metri, poi tutte le salite sono finite, discesa e 10 km di pianura in cui mi metto dietro un gruppo fino all'arrivo e amen.
ultimi metri. Adesso qua facciamo una bella aperta. No, scherzo, stiamo qua, va. Allora, in conclusione, rispetto alla gara di Laigueglia, la bici è veramente cambiata tanto. Se penso a quanto siano piccoli questi cambiamenti, però al risultato che portano, la cosa fa riflettere. Ultimo chilometro, tempo 3, 57 e 54 secondi. Vuol dire che forse riesco a farcela nelle 4 ore. Sarebbe un super successo. 2 minuti. Tecnicamente se tengo i 40 dovrei farcela. E ce la fa. Tre, 59 e 54, vabbè no, non l'ho stoppato subito, e 43 avevo chiuso.